Una fredda mattinata invernale resa magari piacevole tra un po' da questo bellissimo sole che splende sulla città di Livorno. Siamo insieme ad Alessandro. Ciao Alessandro. Ciao. Per una pescata bolognese con il pane. Alessandro, alla nostra sinistra la bellissima fortezza vecchia. Qualche cenno storico? Ma è il simbolo della Livorno Medicea, è stata costruita nel 1521 su ordine della famiglia De Medici, ha una forma imponente e massiccia, ma nonostante ciò mantiene una certa eleganza grazie alla rotondità dei suoi bastioni e all'obliquità delle sue pareti. È un ambiente molto apprezzato dai pesci, perché mi dicevi che comunque vicino alle mura sì, c'è cozze, gamberi, granchi, di tutto. Quindi c'è tanto mangiare per i pesci. Qui abbiamo la zona del porto dove ci sono i pescherecci, quindi lo spot è veramente Ottimo. spot. Sì. Dai, vediamo di preparare la pastura per i cefali e qualche salpa, speriamo. Certo. E poi iniziamo a pescare spiegando un po' la tecnica del giorno. Prepariamo lo sfarinato, è una classica pastura al formaggio, una bianca cefalo con l'aggiunta di aglio. Alessandro, come la prepari la pastura? Ma la pastura viene bagnata e deve ottenere una consistenza tale che con la pressione delle mani si riesce a ottenere delle bocce sferiche e in base a come io le stringo decido a che profondità farle lavorare. Cioè, se voglio una palla che mi faccia una fumata bianca nello strato d'acqua, la premerò un po' meno. Se invece voglio delle palle dure per fare, diciamo, un fondo di pastura, farò delle belle bocce pressate. Inizieremo con una pastura da fondo, cioè ben pressata, per poi andare su una pressione minore. Minore, sì, con delle piccole palle. Prima delle grosse bocce a fare il fondo e poi con delle piccole pallettine strizzate poco per lasciare una scia. Diciamo che per una sessione di pesca un paio di chili di pastura ci si può stare. Certo, sì. Anche ok, procediamo. A questo punto la pastura ha tirato, abbiamo aggiunto un altro po' d'acqua e siamo pronti per utilizzarla. Sicuramente con l'andare della sessione di pesca anche il sole comunque andrà a seccare un po' la pastura, andremo ad intervenire. Certamente. Sempre toccando con mano, andando a sentire la consistenza con mano. Se ci accorgiamo che magari non ha più la meccanica che ci piace, aggiungiamo acqua e via andando. Allora, la misurazione del fondo è un'operazione fondamentale quando si pesca i cefali. L'importante è tenere l'esca a una ventina di centimetri dal fondo e poi il fondo viene variato anche durante la pescata in funzione del salire della marea o in funzione di dove i pesci muovono. Per quanto riguarda la lenza, si predilige una piombatura secca, si può usare una torpille o un bulk di pallini. Mentre per quanto riguarda i braccioli, normalmente si usa una forcella per pescare con il pane, sono due ami, si lega un filo, si lega uno spezzone di filo 90 cm
Il terminale lo andiamo a posizionare sul nodo in maniera da formare due braccioli, uno di 40 cm e uno di 50. Il punzone foraboiles è stato inventato per altri scopi, ma è ottimo per creare dei dischetti di pane ottimi per appuntare sul lamo. Si può fare due tipi di innesco. Questo ad esempio è a calzare, mentre volendo con il dischetto più grande si può fare l'innesco a cucire, diciamo. Questo tipo di innesco viene principalmente effettuato con del pane bianco e la peculiarità di questo innesco è che quando entra in contatto con l'acqua va a gonfiare, coprendo definitivamente tutto l'amo. L'acqua inoltre, oltre a gonfiare il boccone, lo fa diventare molto morbido e lo rende appetibile dai cefali. Il punzone foraboiles lo possiamo trovare in tre differenti misure, quella da 6, da 8 e da 10 mm.